Buongiorno a tutti e bentornati su Alvasel, il canale dove condividiamo la cultura dell'aceto balsamico fatto in casa. Oggi però parliamo di aceto di vino perché molte persone mi contattano per risolvere problemi che hanno durante la produzione appunto del loro aceto di vino casalingo. L'aceto di vino si è sempre fatto in casa, da che mondo è mondo, e perché è un prodotto essenzialmente facile. Nel mondo moderno si compra al supermercato e chi vuole continuare a farselo a casa ha però di tanto in tanto dei piccoli problemi, un po' perché il vino è cambiato, un po' perché magari si perdono di vista alcune piccole operazioni che vanno fatte per favorire l'attività dei batteri che trasformano appunto il vino in aceto. Ora, viste le varie questioni che abbiamo affrontato con le persone appunto che mi hanno contattato, ho sintetizzato, se volete, 3 punti essenziali che ritengo essere quelli un po' chiave per la produzione appunto di aceto casalingo. Ora, oggi eravamo qua che stavamo approntandoci a dare una pulita alla nostra acetiera, che è il contenitore appunto dove noi facciamo l'aceto, e allora ho pensato che fosse un po' l'occasione giusta per affrontare questi temi e condividerli con voi. Allora, il primo punto riguarda il vino. Sembra una stupidaggine perché la gente normalmente è abituata a pensare che fare l'aceto vuol dire buttare gli avanzi di vino dentro un contenitore e aspettare giustamente che i batteri arrivino e facciano il loro lavoro. Ora, come abbiamo visto in un altro video, che è quello appunto che avevo fatto per la produzione, diciamo sulla produzione di aceto di vino casalingo, magari vi lascio il link qua in descrizione o se sono capace lo metto anche qua sopra, come sempre, insomma, ogni tanto riesco. Il vino è il punto chiave. Allora, il vino deve essere chiaramente un vino non troppo forte. Allora, tenete conto che gli acetobatteri vivono contenti se l'acidità della miscela in cui stanno, diciamo del liquido in cui stanno, non è troppo bassa ma non è neanche troppo alta, e l'alcol se non è troppo basso e non è neanche troppo alto, quindi vivono bene, diciamo, in condizioni ambientali medie, quindi un'acidità intorno, diciamo, fra 3 e 10 è la loro acidità preferita, e una quantità di alcol, diciamo, fra 6 e 8, 9 è il loro, diciamo, la loro, vorremmo dire oggi, comfort zone, diciamo, il luogo dove loro stanno meglio, quindi con un'acidità media e un alcol medio. Questo in cosa si sintetizza? Si sintetizza che se voi, in particolare per iniziare, utilizzate un vino troppo alcolico, ecco, quel vino alcolico rischia di inibire l'attività dei batteri, quindi soprattutto all'inizio l'ideale è o mescolarlo con dell'altro aceto oppure mescolarlo con un pochino di acqua per abbassare il livello di alcol. Diciamo che un vino tipo un Chianti con 12-13% di alcol risulta essere troppo alcolico e risulta poi inibire gli acetobatteri. Per questo che un tempo, insomma, nel passato l'aceto si faceva col vino quando passava un po' di tempo, perché l'alcol evapora, quindi dal 12% magari di un vino più pesante si scendeva magari fino a 7-8% o anche un pochino di più, insomma, comunque sotto il 10%, e lì era più facile che partisse l'acetificazione. Dall'altra parte bisogna tener conto dell'acidità. Sempre torniamo al nostro Chianti. Il Chianti è un vino con un'acidità molto bassa e questo fa sì che quando l'alcol è molto alto, come sono inibiti gli acetobatteri, così sono inibiti anche altri batteri antagonisti. Se l'alcol scende ma l'acidità non è abbastanza alta, diciamo è al di sotto del 2-3%, questo può creare conflitti con batteri antagonisti. Quindi diciamo l'ideale è avere un ambiente dove l'acidità è superiore al, diciamo, 3% per comodità e dove il livello di alcol è al di sotto del 10%. Tenetene conto, ecco, quindi se avete magari dell'aceto già pronto, voi mescolate quando partite il vino che avete con questo aceto in modo da abbassare contestualmente l'acidità, il livello di alcol e alzare leggermente il livello di acidità. L'altra cosa di cui bisogna assolutamente tener conto sono i solfiti. Ora, i solfiti sono un problemone perché sono ovviamente immessi nell'aceto, nel vino
per evitare che acetifichi, e se noi mettiamo del vino con solfiti nel nostro aceto, anche se abbiamo magari un aceto che è partito bene, che vive bene, e un giorno ci troviamo con un avanzo di una bottiglia di buon vino commerciale, quindi con un bello pumpato di solfiti, la buttiamo dentro senza pensarci, ecco, rischiamo di rovinare tutto quanto. Quindi il vino va pensato sempre bene. È molto meglio buttare, se avete magari una bella acetiera o un altro contenitore, insomma il vostro contenitore con l'aceto che magari produce un buon aceto, molto meglio buttare un bel mezzo litro di vino, oppure berselo piuttosto che non rovinare tutto quanto il nostro aceto, insomma magari ci fa piacere. Poi l'altra cosa sono appunto per esempio i difetti del vino. Allora l'aceto, gli acetobatteri non trasformano il vino, lo elaborano, è un ulteriore passaggio, come facciamo anche con l'aceto balsamico. Insomma, noi arricchiamo di processi biochimici il nostro prodotto. Quindi se il prodotto, diciamo, se il vino ha dei difetti, per esempio ha quel gusto un po' cattivo di quei vini, non deve essere necessariamente un vino andato a male, ma diciamo magari un vino di bassa qualità, se ha qualche gusto poco gradevole, o magari è un fondo di cantina che avete recuperato dal vostro vicino che magari ha preso un po' di muffetta, ecco, quella roba non la togliamo, ce la portiamo comunque dietro. Quindi tenetene conto, l'odore dell'aceto è, come dico sempre io, il naso è il nostro principale sensore. Se sentiamo che l'aceto è buono è perché viene da un vino buono, se sentiamo che l'aceto è cattivo viene da un vino cattivo. Quindi se noi mettiamo un vino cattivo dentro, inesorabilmente, magari non oggi, magari non domani, ci troveremo con un aceto cattivo. Quindi se ci tenete ad avere un prodotto decente in casa, diciamo un aceto decente in casa fatto da voi, tenete conto, ripeto, anche i fondi delle bottiglie, i fondi dei bicchieri, come dopo una festa, così, non buttate tutto quanto dentro, rischiate soltanto di fare dei danni. Al limite comprate una bottiglia di vino dal vostro vicino, dalla cantina, insomma di zona, assicuratevi che non sia stato addizionato con solfiti, assicuratevi che sia in buone condizioni, insomma usatelo. Se vi sentite di berlo e vi piace, ecco, a quel punto, se non ha solfiti, torno a ripetere, va bene nel vostro aceto. Ebbene, così questo è il punto 1, diciamo il vino. Il secondo punto è l'ossigenazione. Ora, molta gente è convinta che il vino basta lasciare lì un po' una bottiglia o comunque o un contenitore magari messo in un ambiente non idoneo, per esempio sotto un bancone come questo, oppure coperto con qualcosa. Ecco, allora gli acetobatteri hanno bisogno d'aria e ne hanno bisogno tanto. Quindi vedete questo per esempio che ho fatto io, l'ho già fatto vedere nell'altro video, l'ho tagliato, questo tappotto qui, questa è una damigiana che avrà, saranno 15 cm di apertura qua sopra, ci mettete la vostra bella garzetta, l'ho già fatte vedere queste cose, ma torno a ripeterle perché è fondamentale. Molte persone in un modo o nell'altro poi ci mettono un pan, perché l'aceto comunque fa odore, si sente l'odore di aceto. Adesso o sei abituato a convivere con questo odore, o comunque nell'ambiente in cui lasci l'acetiera non ti dà troppo fastidio, o se no magari la moglie, un cugino, un fratello, un figlio che magari non ama tantissimo o il marito, perché tante volte non è che la moglie e il marito, insomma, chi vive con voi magari non ha tanto piacere di avere questo odore, e quindi magari ci mette una roba sopra, un panno più spesso, un libro per evitare. Ecco, questa roba non va fatta perché gli acetobatteri, ripeto, hanno bisogno di aria, e quindi perché è proprio la linfa vitale, il motore della biossidazione, che appunto si chiama biossidazione acetica, perché c'è bisogno di ossigeno. Ecco, questo è un punto che sembra una stupidaggine, ma è fondamentale. La terza cosa, che così ci avviciniamo anche alla fine del video, allora la terza cosa è la pulizia. Adesso, la pulizia dell'aceto, c'è chi per esempio ama lasciare dentro la madre, i fondi della madre. Allora, la madre, come abbiamo già detto, la potete utilizzare benissimo, si può utilizzare benissimo per partire, perché comunque se è presa da una buona colonia, diciamo da una buona produzione di aceto, magari di un cugino, un amico così che produce il suo aceto e ha un bel pezzo di base, lo potete usare all'inizio, ma lì una volta che poi va a fondo i batteri, diciamo, lasciano questo ammasso di cellulosa e si liberano nell'ambiente, quindi già subito non serve più. Ora, quindi man mano, se se ne produce nella vostra acetiera, quando la vedete la potete tranquillamente togliere, a meno che non sia quel velo che si chiama velo acetico, quella specie di ragnatela che si forma ogni tanto, ma
ripeto, quando vedete la madre, e attenzione anche lì, che sia madre, perché se vedete che non è bella liscia, bella gelatinosa come deve essere una madre, c'è il rischio che sia qualcosa di peggio, magari della muffetta o comunque qualcosa, qualche colonia di batterio non negativa. Ecco, in quel caso bisogna prendere altri provvedimenti e il rischio poi di buttare via tutto. Ma in linea di principio le pulizie sono importanti. Diciamo che l'aceto non è una cosa che lo mollate lì e fa tutto da sé. Anche se è partito, ogni tanto la cettiera va pulita, va presa, vuotato il contenuto, filtrato per bene e pulito bene tutto quanto l'interno e poi rimesso il liquido. Se capita che il liquido, quindi il vostro aceto, è andato a male, quindi si vede che l'acidità è troppo bassa e l'alcol scende perché svapora e non parte bene la certificazione, c'è il rischio di prendere delle muffe o che entrino altri batteri, come abbiamo visto prima, detto prima, altri batteri antagonisti degli acetobatteri. In quel caso, se sentite, buttate via, ecco, non abbiate assolutamente la fissazione che tanto quella cosa deve andare a buon fine. Se vedete che il risultato non è buono, buttate via, perché è meglio buttare e ripartire piuttosto che trascinarsi dei problemi che poi non te li togli più, continui a aggiungere vino, aggiungere vino, aggiungere vino e poi vedi che, oppure aggiungere aceto buono, magari che ve lo fate dare da qualcuno che ce l'ha, per reinnestare e poi la cosa non porta a nessun risultato. Quindi occhio a questo punto, ecco, buttare via è sacrosanto, ecco. Non bisogna ostinarsi a portare avanti un prodotto che si vede che non va da nessuna parte. Va bene, allora scusate, anche oggi sono stato molto lungo, ma questi elementi sono fondamentali se volete portare a casa un aceto di qualità, insomma, diciamo un buon aceto, migliore diciamo di quelli che si comprano al supermercato, che è la cosa che è il nostro obiettivo, se li compriamo. E cos'altro dire? Niente, che spero il video vi sia interessato, se vi piace, se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici che fanno l'aceto, mi raccomando, se volete iscrivervi per unirvi alla community siete benvenuti e ci vediamo al prossimo video, ciao!